Oggi voglio dedicare un po' di tempo a parlare di un posto che per me ha significato tantissimo. Un posto che ormai non c'è più, ma che ha avuto un ruolo fondamentale nella persona che sono diventata. La palestra dove mi sono allenata per più di 10 anni e che a maggio ha chiuso definitivamente. Non vi dirò il nome perché era gestita da mio papà e per privacy preferisco non condividere troppi dettagli su dove vivo. Ma voglio raccontarvi cosa rappresentava per me, perché quella palestra non era solo un luogo dove andare a fare attività fisica, era il mio rifugio, il posto dove sono cresciuta e dove ho imparato alcune delle lezioni più importanti della mia vita. Ho iniziato a frequentarla nel lontano 2011, quando andavo ancora alle medie. In realtà, la ragione per cui iniziai era tutt'altro che serena. Ero una ragazzina che odiava educazione fisica, la materia in cui andavo peggio. Ricordo ancora la corsa campestre di prima media, partecipazione obbligatoria anche per chi, come me, non sapeva correre. Arrivai penultima e l'unica persona dietro di me si era fermata per vomitare. Fu un'umiliazione totale. Diventai lo zimbello della scuola e persino la professoressa mise il dito nella piaga, prendendomi in giro davanti a tutti. Quel giorno crollai. Durante quell'ora di educazione fisica corsi in spogliatoio a piangere e la prof provò a giustificarsi dicendo che stava scherzando, che non dovevo prenderla sul serio. Ma lei non aveva idea di come mi sentissi. Quando tornai a casa, implorai i miei genitori di fare qualcosa, di aiutarmi. Così iniziai ad andare in palestra, seguita da mio papà, con un obiettivo preciso: migliorare la corsa. Passai da fare 1 chilometro in 10 minuti in prima media a stare sotto i 5 minuti in terza. Durante le superiori riuscii a mantenere quella velocità e per me quello fu il mio primo grande traguardo. All'inizio in palestra facevo solo corsa. I miei allenamenti erano semplici, a volte noiosi e spesso faticosi. Ho imparato sulla mia pelle che correre mi fa andare in bagno subito, che se bevi devi capire come continuare a correre senza sentir lo stomaco ballare e che sulle lunghe distanze il tempo passa lentissimo se non trovi un modo per distrarti. La musica alla radio era terribile e sugli scatti avevo la sensazione di sbattere contro un muro. Volevo andare più veloce, ma non capivo come. Il mio primo coach fu proprio mio papà. Lo chiamo affettuosamente il mio personal T-Rex. Non perché fosse feroce, ma perché le sue conoscenze sull'allenamento erano un po', diciamo, preistoriche. Ma in realtà gli devo tantissimo. È stato lui a darmi le basi. Mi ha seguito con la corsa, poi con gli allenamenti di resistenza e infine nei miei primi 3 anni di sala pesi, quando avevo appena iniziato l'università. Dopo quei 3 anni mi ha lasciato andare per la mia strada, perché il suo obiettivo era proprio quello: rendermi indipendente. Ed è lì che è iniziata la parte più importante del mio percorso. Quegli anni di allenamento mi hanno insegnato a lavorare da sola, a diventare autonoma. Mi hanno forgiata. La mia aggressività in allenamento viene da lui, mi diceva sempre, cattiva e aggressiva. E col tempo questo approccio mi ha aiutato a farmi rispettare nelle palestre, non solo in quella, ma anche in tutte quelle dove sono andata per vacanza o per lavoro. Ho guadagnato stima e attenzione da parte di altre persone e per me questa è una cosa di cui vado fiera. Quella palestra era un luogo speciale anche oltre l'aspetto familiare. Era il mio spazio sicuro, un posto
dove potevo staccare dal mondo e pensare solo a me stessa. Non c'era una squadra, non c'era competizione, c'ero solo io. Se all'inizio l'obiettivo era correre più veloce, col tempo il focus si è spostato sull'estetica. Ho iniziato a notare piccoli miglioramenti che non potevo più misurare con un cronometro, ma che per me avevano un valore ancora più grande. Quel posto era il mio rifugio e il fatto di andarci giorno dopo giorno, con costanza, mi faceva sentire che stavo crescendo, migliorando, diventando più forte. L'ambiente era spartano, proprio come me. Non era una palestra super moderna o da foto sui social. Non mi sentivo parte di una comunità e a me stava bene così. Mi sentivo semplicemente un amante dei pesi e basta. C'erano momenti di silenzio totale, talmente profondo che si sentivano solo le lancette degli orologi che scandivano i secondi, il mio respiro e il rumore dei pesi che sbattevano. D'inverno il riscaldamento non veniva acceso per risparmiare, quindi mi allenavo con maglietta termica e felpa. Ed d'estate ero tutta curta. La palestra mi ha dato molto di più che muscoli e resistenza. Mi ha insegnato ad avere sempre un momento da dedicare a me stessa, a non mollare nemmeno nei periodi difficili. Grazie a questo percorso, oggi sono più forte fisicamente e mentalmente. Mi sento più giovane rispetto ai miei coetanei, tanto che a volte mi scambiano per una minorenne. Non ho dolori alla schiena o i problemi classici di chi è sedentario. Sopporto meglio il dolore fisico e mi infortuno molto raramente. Ma soprattutto la palestra è diventata parte di quello che sono. Anche quando mi ammalo e resto a letto, il mio pensiero va subito a quando potrò tornare ad allenarmi. Col tempo, però, ho visto la palestra cambiare. All'inizio era sempre piena di gente. Poi negli anni le persone diminuivano, gli spazi si restringevano, i macchinari si riducevano. Dentro di me lo sapevo, l'attività non stava andando bene, ma finché era aperta io ci sono sempre andata, fino all'ultimo giorno. Quando il proprietario mi disse che avrebbe chiuso, da un lato non fui sorpresa. La situazione economica non era rosea già da anni e alcuni eventi di 5 anni fa non avevano fatto altro che peggiorare le cose. D'altro canto ero anche un po' seccata, lo ammetto. Da spilorcia quale sono, diciamo che essere T-Rex è una cosa di famiglia, realizzai che avrei dovuto pagare un abbonamento in un'altra palestra, più quello dei mezzi pubblici. Per fortuna ne ho trovata una abbastanza vicina, quindi la mia routine di allenamento non è stata sconvolta più di tanto. Ma emotivamente quella fu dura. Quel posto ha visto tutto: la mia crescita, i miei progressi, le mie vendette verso chi mi prendeva in giro, i miei pianti, le mie gioie, le mie soddisfazioni. Alcune frasi resteranno per sempre con me, come quella del mio personal T-Rex: chi imbroglia si imbroglia, che ormai fa parte della mia filosofia di vita. O quella di un signore che si allenava lì. Aveva 60 anni, ma ne dimostrava 40. Quello che hai costruito sarà tuo per sempre, riferito ai muscoli costruiti in modo naturale. Il giorno dell'ultimo allenamento volevo lasciarle un tributo, facendo quello che ho sempre fatto: allenarmi al massimo, spaccare tutto. E così ho fatto. Se dovessi raccontare a qualcuno cosa rendeva speciale quel posto, direi che era proprio questo: un luogo dove poter stare da sola con me stessa, senza nessuno che mi disturbasse, con i migliori macchinari per le gambe che abbia mai usato. Non servirebbe neanche spiegarglielo. Se quella persona fosse lì con me, vedrebbe cosa ha combinato la se stessa del futuro in tutti questi anni. Questa palestra è stata la mia fucina, il posto che mi ha trasformata nella persona che sono oggi, e per questo le sarò sempre grata.